Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Abbiamo dei colori un poco, delle tinte un poco più calde adesso, Silvina. Siamo in autunno, è chiaro, anche se comunque dall'altra parte dell'oceano è primavera. Oh, che bello. Dall'altro emisfero, naturalmente, Sì. l'emisfero del sud. Perché sto dicendo questo? Perché 10 giorni fa Silvina è stata intervistata da una radio di Mar del Plata. Sì, Forterix, un programma che si chiama Hablemos por Hablar. Sì, mi hanno fatto un'intervista perché volevano sapere come funziona per il sabato, cosa facciamo. Anche per gli amici dell'Argentina, naturalmente, grazie a te, abbiamo tanti seguaci. Sì, ci sono tanti italiani all'estero. Infatti. Sì, Anzi, c'ho tante richieste. se volete completare un poco questo quadro di informazioni su Aperisabato, sulla pagina aperisabato.com abbiamo un sacco di interviste che sono state estrapolate dalle puntate, quelle che facciamo vedere nuovamente le puntate. Ci sono anche i video delle puntate normali, però ci sono anche una sezione con le interviste da sole. Altrimenti i nostri video, lo sapete, sono sottotitolati in 6 lingue, perciò ci possono seguire veramente in tutto il mondo. Però tu sei stata di nuovo in giro, in vacanza, sei stata, come al solito, sei sempre... Tutto per Aperisabato. Ho fatto una crociera bellissima con la MSC e Armonia. È una città galleggiante a tutti gli effetti. Enorme. E devo dire la verità che sì, la prima notte sono stata un pochino male, mi dondolava il mondo, ma sì, dopo è passato. Sì, Quindi bellissimo. siete stati accolti dal capitano in persona. Massimiliano Rossi, sì, tantissimi saluti. Va bene. Il personale di bordo naturalmente è molto carino, molto gentile. E gli intrattenitori? C'è sempre qualche cosa di a bordo, no? Sempre qualcosa di nuovo, anche ti dico la verità, se uno viaggia da solo non ti annoi. Okay. Quindi siete partiti da? Ancona, ok. Venezia, Tor, Montenegro, lì vi devo dire che dovete spegnere, ma obbligatoriamente i dati, perché in 5 minuti vi fregano 50 euro o meno, ecco. in un minuto, sì, molto importante. Dopo Grecia, Mykonos, Santorini e dopo tutta una giornata di mare e un'altra volta siamo rientrati. A risalire l'Adriatico veramente fino a Esatto, sopra. bellissimo. Hai trovato sulla nave tante persone interessanti? Tante persone interessanti. Dalla parte del teatro ho trovato Valentina Rizzi, una cantante di musical propriamente italiana. Ok. Bravissima. E allora vediamo che cosa le hai chiesto. Vediamo questa intervista? Sì. Vediamo. Saluti amici, oggi siamo con Valentina Rizzi. Ciao! L'unica cantante italiana, solista dell'Armonia. E tu hai cominciato come cantante lirica, pop? Canto da prima di saper parlare. Ho studiato un po' poi ovviamente dai miei 18 anni, ho fatto alcune accademie, però sempre canto moderno. E tra l'altro la mia carriera nasce come musical prima di diventare una cantante pop che sono adesso. Difatti una delle mie prime esperienze lavorative nel mondo musicale è stato Hair, il musical Hair. Ero una dei principal, ero Chrissy. Sì. E quella è stata una delle prime esperienze lavorative bellissime. Quindi sì, diciamo che ho approcciato col musical e poi ho cambiato strada. E se paragoni, quali sono queste differenze tra esibirti qua, in una nave da crociera e fuori? In nave hai lo stesso pubblico Sì, per più giorni. Quindi ovviamente un po' è bello perché si riesce a creare spesso un legame e tra l'altro ti confronti con persone che vengono da tutto il mondo, non sono soltanto le persone di Milano o dell'Italia. Quindi sicuramente in nave hai la possibilità di confrontarti con un pubblico che è internazionale e hai anche più modo di conoscerli. Però allo stesso tempo è più difficile perché se fai parte di una band, per esempio, devi ampliare il tuo repertorio in una maniera immensa perché chiaramente non puoi far sentire le stesse canzoni su tutti i giorni. come ti immagini il tuo futuro? Beh, allora io sono una cantautrice, quindi ho un sacco di canzoni mie e se vi fa piacere potete andarle ad ascoltare su Spotify, mi trovate come Valentina Rizzi col progetto vecchio, mentre da pochissimo sono diventata Vali
e questo è il mio ultimo singolo, che è un pop rock. Lo trovate su YouTube, su Spotify, su Apple Music, Amazon Music, ovunque. Quindi diciamo che la mia speranza è principalmente quella poi di arrivare a mantenermi con i concerti miei, con la mia musica, arrivare come musicista, esatto, arrivare a trasmettere i miei messaggi a più persone possibili. Che bello! Adesso andiamo ad ascoltarti a Spotify. Grazie a voi, un bacio. Ciao! Benissimo, brava veramente questa ragazza. Hai visto? Caspita. Anzi, diamo un'informazione in più. Lasciamo anche sotto l'indirizzo su Spotify dove potete ascoltare il suo brano Crisi esistenziale, veramente un bel pezzo. Sì. E anche una bella voce. Vediamo un attimo di aiutare questi giovani talenti italiani. Va bene? Assolutamente. In ogni caso, comunque non vi siete annoiati, No, perché, no. ripeto, le attività erano talmente tante, ogni giorno, anche feste a tema con la festa con la neve, con la schiuma. Sì, la festa della neve. Ah. Perciò sono rimasta senza voce. Ah, no? ecco perché. Eh sì, perché il caldo, il freddo, il vento terribile lì sopra. E comunque anche con gli altri passeggeri hai avuto modo anche di scambiare quattro. Certamente, chiacchiere. sì, mi sono fatta degli amici. Ti sei Noi fatta degli amici? Sì, E sì. allora sentiamo un attimo che cosa dice quest'altra amica. Isabella. Ah, Santorini siete stati Sì. lì? Va bene, allora sentiamo che cosa dice. Ciao Isabella. Ciao. Ti volevo fare una domanda. Cosa ti piace di più dell'esperienza di un viaggio in crociera rispetto a un altro tipo di viaggio? Allora, l'esperienza di un viaggio a crociera è sicuramente da fare una volta, perché non è vero che è monotono, ma è un viaggio pieno di tante esperienze. La nave è sempre viva, piena di animazioni dalla mattina fino alla sera, con personale sempre gentilissimo che sta lì solo per curare noi e coccolarci, e sono bravissimi. C'è sempre la sera il teatro, quindi un appuntamento fisso sempre molto speciale. E poi ci sono le escursioni. E poi, come è capitato a me in questa vacanza, che sono partita in compagnia, però poi la mia compagnia ha avuto un problema di salute, e quindi fortunatamente, essendo in crociera, sono riuscita a fare amicizia, perché in crociera si fa molta amicizia. E qual è il posto che ti è piaciuto di più fino adesso? Allora, Santorini e Mykonos sono entrambi belle, ma senza nulla togliere a Venezia. Esatto. Però per ora Santorini e Mykonos, scusami. Mi è rimasto tanto nel cuore, non so se è il effetto dei mulini o che, ma mi è piaciuto tanto. Allora vi salutiamo. Ciao. Guardando questo bellissimo mare. A Santorini siamo stati in un posto che si chiama Oia, c'è una funivia che ci porta sopra, bellissima, ma dopo ho detto, ma perché dovevo prendere la funivia per scendere? No, io voglio fare un po' di sport, perché dopo tutto quello che si mangia lì, che è eccezionale, io volevo scendere a piedi. Ovviamente mi hanno detto tutti, no, che è troppo lungo, no, che è difficile, ma io sono un pochino testina. E sei testata come un mulo? Sì! Però non eri sola lì, No. ce n'erano altri? Tanti compagni. Ma veri? Muli Sì, veri? sì. Ma vi diciamo, non è per niente difficile scendere a piedi, si può scendere 25 minuti massimo ci vogliono. La no? discesa è sempre buona, la salire Esatto. è faticoso. Quindi oltre a feste a tema c'erano anche degli eventi anche sulla nave, Sì. con Masterchef. Sì, Masterchef, adoro Masterchef, la versione per gli adulti, anche la versione junior, e hanno fatto 2. Ah, sì? Sì. Ogni settimana si fa un Masterchef Ah, ok. lì sulla crociera. In ogni caso è un settore del turismo che è molto importante, quindi anche qui in Amburgo lo sappiamo benissimo. Hamburgo può offrire tanto, una città enorme, grande, bella, fredda alle volte. E poi incontri tanta gente interessante ogni volta, no? Eh Veramente sì. incredibile, veramente. Il mio talento. E comunque ti sei infilata dappertutto, È veramente, in ovvio. tutte le feste. Sei andata anche con il capitano a un cocktail. e Sì, quelli erano- sono stata invitata al cocktail, abbiamo ballato. Alla fine una penso serata, che tutti bella quanti serata. sulla nave sapessero Sì. cos'era Aperisabato. Assolutamente. Ce l'hanno detto in tanti? Ce Tantissimi l'hanno detto in tanti. saluti. Vediamo.
che dici? Oggi facciamo un po' di musica? Sì? Allora, guarda, mi hanno fatto una richiesta, un duetto. Un duetto? Sì, un duetto, pensa, io che devo cantare un duetto. Devo cantarli tutti e due, sia Albano che Romina. Oh! Sto parlando di felicità. Che bello! Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità. Il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità. Felicità, felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciato un biglietto dentro un cassetto, la felicità. E cantare veloci quanto mi piace la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Felicità. Bellissimo questo pezzo, dai, ormai è un classico. Ed è conosciuto in tutto il mondo, Sì. ti conoscono dappertutto. Però, vedi, parlando di felicità, tante volte regalare felicità lo si fa regalando musica, facendo musica come faccio io, però si può regalare anche felicità facendo del bene a delle persone. E ci siamo resi conto veramente dopo la pandemia di quanto ci sia bisogno di regalare felicità ad altre persone che ne hanno bisogno. Ed è il caso di una società che si chiama GoFundMe. È una società di crowdfunding, si chiama. Sono una raccolta di fondi che mondiali, sì. Contrariamente a quello che fa per esempio Teleton o queste maratone, no? per la solidarietà, che di solito in prossimità del Natale sono sempre più numerose. GoFundMe invece si occupa di casi singoli delle persone. Sì. E la cosa bella è che quando si apre una pratica, quando c'è una persona che ha bisogno di sostentamento sanitario, di istruzione, di qualsiasi cosa, pensa che una delle campagne più famose di GoFundMe l'hanno organizzata i Ferragnez, no? Chiara Ferragni e Fedez, per il San Raffaele. Hanno raccolto 4 milioni e mezzo di euro per il San Raffaele di Milano. E questa è stata una delle campagne proprio perché in pochi giorni in pochi giorni è andata veramente esplosa sui social. Però, come dicevo, sono delle campagne mirate a delle singole persone o delle istituzioni. Per esempio c'è stato anche durante la pandemia il sindaco di Catania che ha aperto una pratica per aiutare, prima che lo facesse lo Stato, tutte quelle attività che si trovavano in difficoltà per il Covid. Perché non avevano più lavoro. Oppure il sindaco di Limone
per esempio, dopo l'alluvione, aprì una pratica per aiutare quelli che erano stati colpiti da questi disastri naturali. E ripeto, sono delle campagne mirate e il bello è che, ripeto, al contrario di Telethon, dove si donano dei soldi però non si vede mai, non si sa mai veramente a chi vanno, GoFundMe basta aprire e seguire il link del caso che si sta seguendo. Perché sto parlando di questo? Perché c'è una mia carissima amica che ha bisogno di una protesi, ma una protesi molto particolare. Lei 20 anni fa ha perso una gamba a causa di un incidente gravissimo, dove veramente ne è uscita per miracolo. Però ha perso una gamba. All'inizio aveva una protesi, poi ha cercato di farsi dare un'altra protesi, ma Non funziona. no, e il sistema sanitario nazionale non prevede questo tipo di protesi, perché si tratta di una protesi molto particolare. Si tratta di una protesi, per così dire, bionica, elettronica, quindi che si adatta automaticamente al peso e alla camminata dell'individuo. Lei ha ottenuto dall'ASL una protesi che a dir poco imbarazzante, prima di tutto perché i materiali sono talmente scarsi e si vedono anche sulle fotografie, guarda, è veramente incredibile. E sono delle protesi che sono adatte solo a delle persone anziane. E lei è giovane. Lei è giovane, ha poco più di 50 anni, dico, ancora una vita davanti. Se continua così sarà costretta veramente a camminare sulla sedia a rotella. E perciò vogliamo aiutarla un po' tutti quanti. Metto anche in sovraimpressione il link dove si può trovare questa pratica. E come vedete si può vedere automaticamente qual è la cifra che si sta raggiungendo. Quindi ha bisogno di 48.000 euro per questa nuova protesi e si può vedere sul momento. È molto denaro, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare tutti quanti, Sì, esatto. assolutamente. Vediamo un attimo. Ed è sicuro anche. Sì. Sai perché? Perché questi di GoFundMe, prima di aprire una pratica, fanno delle ricerche per vedere veramente a chi vanno questi soldi. Perché loro garantiscono anche ai donatori che questi soldi vanno veramente alle persone E che è un caso destinatarie. vero, no? Esatto, Non una esatto. storia inventata. Esatto. Sì. Quindi Aiutateci. donate, fate del bene. Ripeto, questo è veramente un modo per fare del bene mirato. GoFundMe. E adesso veniamo al nostro spazio Social! Allora Silvina, la cosa che mi ha colpito di più in questi ultimi tempi è stato che in Sicilia, a Catania, Sì. a quanto pare hanno un problema con i divani da strada. Ma perché i divani non stanno su strada? Sì, a Catania sì, stanno su strada, non stanno in salotto, ma circolano su strada. Che strano! No, non è strano, è vero. Allora, prima di tutto, 2 settimane fa c'è stato un ragazzino che su un monopattino elettrico ha caricato un divano e ha cominciato a girare per strada. Come si fa? Come si fa? Sì, l'ha fatto. E intanto però l'hanno fermato, gli hanno fatto 2.000 euro di multa, perciò i genitori sono stati molto contenti. E adesso che è successo? La settimana scorsa è successo che un uomo è stato filmato alla guida della Panda e sopra c'era questo divano con questo ragazzo che era Lo disteso. stesso ragazzo? No, era un altro Ah. ragazzo, per un altro fenomeno. Infatti i carabinieri l'hanno fermato e gli hanno levato dei punti della patente, quindi c'è stata la decurtazione dei punti e poi una bella multa salata. Ecco, vedi? È costata più della Panda e del divano messi insieme. Benissimo, adesso passiamo al nostro spazio cinema! Oggi vi vogliamo parlare di una miniserie, Tutta la luce che non vediamo. Sì, è basata sul romanzo omonimo di Anthony Rohr, che ha vinto il Pulitzer nel 2015. È la storia di 2 bambini, no, all'inizio, che ascoltano sempre la stessa radio, lo stesso programma di radio. E dopo queste 2 vite si incrociano. Ed è un paesino che veramente esiste, no? Al sud della Francia, che è stato ricostruito pietra per pietra. Sì, Malo. Nel libro è Malo, nella realtà è un altro. Aria Mia Loberti, che è l'attrice che fa Marie, è veramente un'attrice ceca. E lei ha detto che veramente è stata una sfida fare questo ruolo, perché veramente non ci sono tanti pezzi adatti a persone cieche. E perciò stava
molto molto contenta e veramente all'inizio non lo voleva fare perché diceva no, una serie, non era molto convinta, ma i suoi amici per fortuna le hanno detto no, ti vediamo a te in questo ruolo. Ok, quindi il risultato Sì. è assolutamente ottimo. Sì, affascinante. Quindi quante stelle vogliamo dare a questa serie? 4,5. Benissimo, allora 4,5 stelle per questa serie e siamo già arrivati ai saluti finali, siamo già alla fine. Sì. È volato il tempo? È volato Incredibile. veramente. Se volete abbonarvi al nostro canale fatelo, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per ricevere per primi i contenuti, no? Le notifiche sui nuovi contenuti. Altrimenti scrivete semplicemente a redazione@aperisabato.com, un'email. Altrimenti se Sul sui social. social. Sì, Come? Facebook, X, Instagram o TikTok. Benissimo, allora non ci resta che salutare tutti quanti, anche Fabrizio che oggi non era qui con noi e alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao. Buon aperisabato a te.